Oggi parliamo di un atleta che è stato il primo atleta asiatico a vincere una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici nell'atletica ed inoltre il primo giapponese in assoluto a vincere una medaglia d'oro sempre ai Giochi Olimpici, ma considerando tutte le discipline. E quindi oggi parliamo di Mikio Oda, un giapponese che è stato uno dei più grandi atleti non solo giapponesi ma anche asiatici della storia del XX secolo. La storia di Mikio Oda inizia il 30 marzo del 1905 a Kaita, nella prefettura di Hiroshima in Giappone. E fin da subito Mikio Oda si è fatto notare per le sue spiccate doti sportive. Infatti all'elementare riesce a vincere una competizione di 200 metri che è praticamente l'equivalente dei nostri campionati studenteschi, e poi andando avanti alle scuole medie a 13 anni riesce a vincere una gara scolastica di 13 km, perché comunque i giapponesi sono sempre un po' particolari, quindi fanno correre 13 km anche dei ragazzini senza problemi. Però nella sua scuola non c'era un club di atletica e quindi Mikio Oda si è iscritto a calcio, riuscendosi comunque a far notare per via delle sue doti di ambidestrismo. Infatti riusciva a calciare e condurre la palla tranquillamente sia con la destra che con la sinistra, però in realtà non è che fosse questo gran calciatore, anzi era abbastanza scarso, ad essere onesti. Era giusto abbastanza veloce e resistente. Però poi, come succede a molti talenti, viene notato da qualcuno che di atletica ci capisce. E infatti nel 1920, quando lui aveva quindi 15 anni, Genzaburo Noguchi riesce a notarlo, e Genzaburo era comunque un tecnico incaricato dalla federazione giapponese di atletica di riuscire a trovare dei talenti per portarli poi ai Giochi Olimpici di Anversa, che si sarebbero svolti di lì a pochi mesi. E però comunque Mikio Oda aveva solo 15 anni, non poteva partecipare ai Giochi Olimpici, anche perché tecnicamente nell'atletica faceva abbastanza pena, cioè non aveva una vera tecnica. Però Genzaburo Noguchi comunque decide di allenarlo per qualche giorno. Stava svolgendo un seminario, potremmo dire, di atletica, e allora gli dice: Mikio, vieni qua da me, 5 giorni ci alleniamo insieme. E questi 5 giorni sono stati fondamentali nella carriera di Mikio Oda, tant'è che in quei 5 giorni, quando aveva 15 anni, si è messo a scrivere una specie di diario, si è messo a scrivere un po' di appunti di quello che faceva, delle sue sensazioni, tant'è che questo quaderno, ancora oggi nel 2022, viene denominato Origin Note, il quaderno delle origini, ed è addirittura esposto in un museo storico giapponese, per far capire l'importanza che poi avrà questo atleta nella storia del Giappone. Mikio Oda comunque è galvanizzato da queste esperienze, veramente molto esaltato, tant'è che vuole continuare a fare atletica, cioè ha visto come ci si allena seriamente, vorrebbe farlo anche lui. Quindi l'anno successivo, cioè il 1921, Mikio decide di abbandonare il club di calcio, finalmente aggiungerei, e si dedica all'atletica. Però non c'erano allenatori nella sua prefettura, non c'era nessuno che potesse seguirlo, e allora ha cominciato ad allenarsi da solo, facendo un po' da autodidatta, inventandosi un po' di cose. Ma questo non ha fermato Mikio Oda, perché nonostante fosse basso per essere un atleta, infatti era alto solo 1,67 e mi fa male il cuore dirlo perché anch'io sono alto così, Mikio Oda riesce comunque a farsi notare, perché l'anno successivo, dopo un anno di allenamenti da solo, cioè nel 1922, riesce a diventare il campione studentesco nel salto in alto, con la misura di 1,73, che tra l'altro non era neanche una brutta misura per il Giappone di quell'epoca, anche perché è il record nazionale. Cioè lui, ancora da studente, ancora a 17 anni, riesce a siglare il record nazionale giapponese nell'alto. Segno anche che il Giappone non è che fosse questa gran potenza nell'atletica, perché comunque nel 1920 si riusciva già a saltare oltre i 2,10 m a livello mondiale, e però comunque Mikio Oda si fa notare anche perché non diventa il campione studentesco solo nel salto in alto, ma anche nel salto in lungo, anche se lì purtroppo la misura è andata perduta. Però questo non è che l'inizio della carriera di Mikio Oda, perché nel 1923 è on fire, è sulla cresta dell'onda, e infatti in quest'anno, quando ha compiuto 18 anni, è riuscito a siglare anche il record nazionale nel salto triplo, con la misura di 14,27 m, il che è un enorme passo avanti per l'atletica giapponese, perché il record precedente era fermo a quasi un metro in meno, era 13,38 e lui l'ha portato a 14,27, è un'enorme crescita per un record nazionale. E infatti da quest'anno Mikio Oda comincia anche a viaggiare all'estero per partecipare alle competizioni internazionali. Infatti parteciperà da quest'anno e anche
anche per molti anni successivi ai campionati dell'Estremo Oriente, che paragonati ai giorni nostri potremmo dire che è una specie di giochi del Mediterraneo, e nel corso degli anni Miki Oda vincerà innumerevoli ori in tutte le specialità di salti, tra l'altro. Infatti Miki Oda poi diventerà un grande nei salti. Sarà proprio nel salto in alto, nel salto in lungo, nel salto triplo che Mikio parteciperà ai Giochi Olimpici sia di Parigi nel 1924 sia di Amsterdam nel 1928. Nel salto in lungo non riuscirà mai ad andare oltre il turno di qualificazione, mentre nel salto in alto ad Amsterdam riesce ad agguantare un ottimo settimo posto. Però considerate che siamo negli anni 20 del 1900, quindi per andare dal Giappone all'Europa ci vogliono ben 2 settimane di treno attraverso la Siberia, con neanche molto cibo. Quindi praticamente Miki Oda arrivava a ogni competizione olimpica abbastanza provato da questo viaggio, perché di certo non era assolutamente in forma, non era assolutamente paragonabile agli atleti europei che dovevano farsi qualche giorno di viaggio mal che vada, mentre Mikio doveva veramente farsi la traversata del mondo intero a momenti, perché era quella l'idea che doveva fare nel 1924 e nel 28. Ma questo non gli ha impedito di conquistare la medaglia d'oro nel salto triplo nel 28, perché è lì che è riuscito a conquistare lo storico oro olimpico con la misura di 15,21 m, un risultato eccezionale appunto perché lui arrivava dal Giappone, e poi questo è stato l'apice della sua carriera prestativa. Lui è riuscito addirittura a partecipare a una terza edizione olimpica. Infatti nel 1932 lui sarà a Los Angeles in triplice veste. Sarà ovviamente un atleta che gareggerà nel salto triplo ma non arriverà oltre la 12ª posizione. Sarà il capitano del team giapponese, ma sarà anche uno degli allenatori del team giapponese. E il tutto questo a soli 27 anni. Però lui in carriera ha voluto assolutamente provare quasi tutte le discipline dell'atletica, perché era veramente un grandissimo appassionato del nostro sport. Infatti, tornando leggermente indietro con le date, torniamo al 1925, quando aveva soli 20 anni, e lì decide di provare il decathlon e si prende il record nazionale giapponese, e ovviamente come non sfruttare le sue doti da velocista, e allora si prende anche il record nella staffetta 4% insieme ad altri suoi compagni. Poi, come già detto, lui rimase un grande appassionato di atletica per tutta la sua vita, tant'è che continuò a praticarla anche quando divenne giornalista sportivo tra l'altro, e questo però non gli ha impedito di ottenere risultati stratosferici, perché se abbiamo detto che l'apice a livello di medaglie è arrivato con Amsterdam del 28, l'apice a livello prestativo invece è arrivato solo nel 1931, quando è riuscito a siglare il nuovo record mondiale nel salto triplo, atterrando a 15 metri e 58 centimetri. Record che purtroppo è durato solo un anno, perché poi nel 32 un suo connazionale, ovvero Chuei Nambu, è riuscito ad atterrare a 15 metri e 72. Segno forse che anche gli incredibili risultati ottenuti da Miki Oda avevano dato una nuova linfa vitale a tutta l'atletica giapponese. Alla fine la sua carriera agonistica finisce nel 1934, a seguito di continui infortuni. Già nel 1932 si era già abbastanza gravemente infortunato, e infatti non avremo più grossi risultati da lui dopo il 32, eccezion fatta per il miglioramento del suo primato personale nel salto in alto, che riuscirà ad arrivare a 1,85 m, ricordando che questa misura è 18 cm più alta di lui, e all'epoca si saltava con la tecnica ventrale, non c'era il Fosbury, quindi era ancora più difficile elevarsi oltre la propria altezza. Però Miki Oda rimase molto legato al panorama dell'atletica, tant'è che alla fine della seconda guerra mondiale volle organizzare una gara di atletica e partecipò anche lui all'età di 40 anni, però non nella gara che l'ha reso famoso, ma nel salto in alto, e purtroppo è andato perso il risultato che aveva conseguito in quella sua gara. Poi nel corso degli anni Miki Oda rimase comunque un membro molto attivo del Comitato Olimpico giapponese, e nel 64, quando poi vennero fatte le Olimpiadi proprio a Tokyo, venne intitolata una pista con il suo nome, e 3 anni dopo in suo onore venne anche intitolato un meeting col suo nome.
E molto spesso questo meeting qua è usato dalla federazione giapponese come una sorta di trials per gli eventi internazionali, quindi viene usato il meeting col nome di Miki Oda per accedere agli eventi internazionali, che è comunque un segno di una grandissima importanza se scelgono il meeting col tuo nome per una cosa del genere. E poi bisogna essere onesti che nel 28, quando aveva conquistato l'oro, non è che fosse diventato così famoso e non è che venne riconosciuto come una grande impresa questa, ma nel corso del tempo venne sempre di più valorizzata, tant'è che addirittura il Comitato Olimpico Internazionale, a distanza di diversi decenni dalla sua impresa, lo ha anche onorato con l'Ordine al Merito Sportivo, cioè la più alta riconoscenza data dal Comitato Olimpico Internazionale. Però secondo me la più grande onorificenza fatta a Miki Oda è quella avvenuta ai Giochi Olimpici di Tokyo del 1964, perché in tale occasione la bandiera giapponese è stata tenuta a un'altezza di 15 metri e 21 centimetri, cioè la misura esatta che Miki Oda aveva realizzato nel 1928, dove aveva conquistato il suo storico oro. E secondo me questa è veramente una cosa molto poetica, molto emozionante, sapere che la bandiera a distanza di 36 anni è stata tenuta alla stessa altezza per onorare un atleta che era ancora vivo, che era lì a vedere questa cosa, e secondo me sarà stata veramente una grandissima emozione anche per lui vedere una cosa del genere. Poi la storia di Miki Oda si conclude nel 1998, quando è morto all'età di 93 anni, e da lì a 2 anni una commissione di esperti di atletica lo nominerà anche come il miglior atleta asiatico del XX secolo, quindi una cosa di un'importanza enorme. E spero che questa storia vi abbia un po' interessati, vi abbia appassionati, così come è riuscita a far appassionare me. E vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, e anche che esiste Pillole di Atletica su Instagram. E con questo non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ci becchiamo o in pista o in un prossimo video. Ciao ciao!